La tempesta ha disperso la flotta che cercava di tornare in Tessaglie. Le navi si sono inabissate una dopo l'altra, ma il destino ha un piano diverso per almeno uno dei suoi passeggeri. Podalirio, figlio del dio della medicina, fratello di un celebre chirurgo, sta per diventare protagonista di un'avventura incredibile. Naufrago su coste sconosciute e infine fondatore di templi misteriosi dove i malati cercano una guarigione attraverso i sogni, la sua storia è un viaggio tra medicina e magia, tra scienza e mistero. Vuoi scoprire come un naufrago disperato è diventato uno degli eroi più venerati dell'antichità? Allora resta con me. Grazie ai mecenati su TP di questo podcast, Giacomo, Tiresia e Sisifo Felice. Grazie anche a Denise e Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko e Jimbo, e infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam e Michele L. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 210. Il ritorno di Podalirio, il medico degli eroi. C'è qualcosa di ironico nel fatto che un guaritore si chiami Podalirio, colui dai grandi piedi, o, anche se so che sorriderai, Piedone. Eppure questo nome non ha impedito al secondogenito di Asclepio di diventare uno dei medici più rinomati del mondo greco. A differenza del fratello maggiore Macaone, specializzato nella cura delle ferite e nella chirurgia, Podalirio si è dedicato alla diagnosi delle malattie interne e allo studio dei disturbi invisibili all'occhio. Non per niente è stato allievo del saggio Chirone, il centauro che ha formato i più grandi eroi greci, da Achille a Giasone. Le onde si alzano come montagne d'acqua nera sotto un cielo che non conosce più stelle. La flotta achea, dispersa dalla furia di Poseidone, lotta contro una tempesta che sembra voler inghiottire il mondo intero. Su una nave dalla prua dipinta di rosso, Podalirio stringe tra le mani una ciotola di bronzo, cercando di mescolare erbe medicinali per i marinai feriti, mentre il rollio minaccia di farlo cadere ad ogni istante. Ma il figlio di Asclepio ha altro per la testa. I suoi occhi, abituati a scrutare i segni della malattia sui corpi dei guerrieri, ora fissano le nubi cariche di pioggia. C'è qualcosa di innaturale in questa tempesta, qualcosa che va oltre la semplice furia degli elementi. Ti starei chiedendo come un medico possa leggere i presagi nelle nubi. Devi sapere che Podalirio non è solo un guaritore. Come suo padre Asclepio e suo fratello Macaone, ha ereditato sia l'arte della medicina che il dono della divinazione. Sono doni che vanno spesso insieme nel mondo greco, dove la guarigione del corpo non può prescindere dalla comprensione dei segni divini. Macaone. Il pensiero del fratello perduto nella piana di Troia fa ancora male, come una ferita che non vuole rimarginarsi. Lo rivede mentre cade sotto i colpi di Euripilo, figlio di Telefo. Podalirio era troppo lontano per salvarlo, troppo impegnato a curare altri feriti. Il più grande guaritore dell'esercito acheo, colui che aveva curato Menelao e Filottete, era morto, senza che suo fratello potesse fare nulla.
Gli dei ci puniscono, mormora Podalirio, e la sua voce si perde nel ruggito del vento. Ci puniscono per quello che abbiamo fatto a Troia. Non ha tutti i torti. Gli Achei hanno commesso sacrilegi imperdonabili durante il sacco della città, hanno profanato templi, violato il diritto d'asilo, ucciso supplici davanti agli altari. E ora, come ha ben predetto Calcante, gli dei stanno presentando il conto. Dal ponte della sua nave, Podalirio assiste impotente alla furia degli elementi. Una dopo l'altra, le navi della flotta achea vengono disperse o inghiottite dalle onde. Non ci sono erbe o fasciature che possano aiutare contro la furia di Poseidone. Lui, il grande guaritore, può solo guardare, mentre il mare reclama le sue vittime. La tempesta continua ad infuriare, spingendo le navi sopravvissute verso il sud dell'attuale Turchia, in una zona di alte montagne e coste a strapiombo. Podalirio sorride amaramente, ricordando le parole dell'oracolo di Delfi, che gli aveva predetto che si sarebbe stabilito in un paese dove il cielo cade sulla terra. Chi poteva immaginare che quella profezia si sarebbe avverata attraverso un naufragio? Un'onda più alta delle altre si abbatte sulla sua nave. Il regno scricchiola, poi si spezza come un ramoscello secco. L'acqua gelida invade la stiva, mentre i marinai cercano disperatamente di aggrapparsi a qualsiasi cosa galleggi. Podalirio viene sbalzato in mare insieme ai suoi preziosi strumenti di guaritore. L'ultima cosa che vede prima che un'altra onda lo sommerga è la sua nave che affonda nelle profondità del Mare Nero. L'alba lo ritrova aggrappato ad un relitto della sua nave, con le onde che ancora lo sballottano come un fuscello. La tempesta si è placata, ma ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. Della sua flotta non c'è più traccia. Il mare, ora quasi sereno, non lascia intuire la furia che lo ha posseduto durante la notte. Le correnti lo spingono verso una costa sconosciuta. Attraverso gli occhi gonfi di sale scorge finalmente quelle alte scogliere che aveva intravisto nella notte, la Caria, con le sue montagne che sembrano sostenere il cielo. Quella terra aspra e selvaggia sta per diventare la sua nuova casa. Un pastore osserva dalla cima di una scogliera il naufrago che nuota verso riva. Il suo nome è Bifasso e il destino ha voluto che si trovasse proprio lì quella mattina. Mentre aiuta Podalirio ad uscire dall'acqua, non può immaginare di avere di fronte a sé uno dei più grandi guaritori del mondo greco. «Sei l'unico?» chiede il pastore, scrutando il mare in cerca di altri superstiti. «Non lo so», risponde Podalirio ancora scosso. «La tempesta ha disperso tutte le navi». Bifasso lo conduce al suo rifugio, una grotta riparata dal vento, dove tiene il suo gregge. Mentre il naufrago si scalda accanto al fuoco, il pastore nota come osservi con interesse le erbe medicinali che crescono all'ingresso della grotta. «Sei un guaritore?» dice Bifasso. «Non è una domanda». Le fonti antiche ci tramandano due versioni di ciò che accade dopo. Secondo alcuni, il re Dameto in persona era gravemente malato e nessun guaritore locale riusciva a curarlo. Altri invece narrano che fosse sua figlia a necessitare di cure, dopo essere caduta dalla sommità di un palazzo. Quale che sia la verità, Bifasso riconosce nel naufrago qualcosa di speciale, forse ispirato da un sogno profetico che gli aveva annunciato l'arrivo di un grande guaritore del mare. Lo conduce a palazzo, dove Podalirio ha modo di dimostrare quelle capacità di diagnosi che lo distinguevano dal fratello Macaone. Se quest'ultimo eccelleva nel trattare le ferite di guerra, come ti dicevo, Podalirio ha sviluppato una particolare sensibilità nel comprendere i mali nascosti, quelli che non si vedono ad occhio nudo. La guarigione, sia che abbia riguardato il re o sua figlia, è miracolosa.
Dameto, colpito non solo dalle capacità mediche ma anche dalla nobiltà d'animo del naufrago, gli offre in sposa sua figlia Sirna e un territorio dove stabilirsi, il Chesorneso, una penisola fertile e ricca di acque. È qui che inizia la seconda vita di Podalirio, non più come medico dell'esercito acheo ma come guaritore e fondatore di città. Nel suo, nuovo regno, Podalirio infatti fonda 2 città, la prima chiamata Bifasso, in onore del pastore che lo ha salvato, e la seconda Sirna, dal nome della sua sposa. Qui nasce suo figlio Ippoloco, che sarà progenitore del grande medico Ippocrate. Ma il destino non ha ancora finito di mischiare le tessere della trama della vita del medico. Nuovi sogni profetici turbano le notti di Podalirio. Apollo gli appare indicando l'Occidente, dove altre terre hanno bisogno delle sue arti guaritrici. Come tanti altri eroi del ciclo troiano, Diomede e Filottete, anche Podalirio pare sentire il richiamo delle coste italiche. Questa volta non è una tempesta a spingerlo, ma una scelta consapevole. Raduna una flotta e, salutata la terra che lo ha accolto naufrago, prende il mare verso la Magna Grecia. Il suo approdo è in Daunia, la terra che oggi chiamiamo Puglia, dove altri eroi greci hanno già trovato una nuova patria. Alle pendici del monte di Rione, Podalirio trova il luogo ideale per stabilirsi. Qui sgorga una fonte, le cui acque hanno proprietà curative. Strabone ci racconta che il suo tempio sorge alle radici del colle, lontano dal mare 100 stadi all'incirca. Da questo luogo scorre un fiume, le cui acque sono universale rimedio a tutte le malattie degli animali. Il sapere medico che ha portato con sé dalla Grecia, affinato in Caria, trova qui una nuova evoluzione. Il rito che istituisce unisce guarigione fisica e spirituale. I fedeli, soprattutto pastori, dormono avvolti in pelli di montone nero all'interno del santuario. Durante il sonno ricevono in sogno le indicazioni per la cura, proprio come accadeva nei templi di Asclepio. Al loro risveglio si immergono nelle acque del fiume sacro insieme ai loro armenti. Da figlio di un dio della medicina, Podalirio diviene egli stesso oggetto di venerazione. Il suo viaggio, iniziato con un naufragio sulle coste della Caria, lo ha portato ad essere non solo un guaritore, ma un ponte tra il mondo degli uomini e quello degli dei. Il culto di Podalirio infatti sopravvive per secoli, radicandosi profondamente nella cultura della Puglia. Le popolazioni locali continuano a praticare l'incubazione rituale, quel dormire nelle pelli di pecora di cui ti ho parlato poco fa. Le acque del fiume sacro, che secondo Strabone scorrevano vicino al tempio, diventano meta di pellegrinaggi da tutta la regione. C'è qualcosa di più profondo in questa storia di quanto non appaia ad un primo sguardo. Il culto di Podalirio rappresenta un momento particolare nella storia della medicina antica, il passaggio da una pratica puramente empirica ad una dimensione sacra della guarigione. Con l'avvento del cristianesimo, come spesso accade, il culto pagano non scompare, ma si trasforma. Molti degli attributi di Podalirio passano ai santi guaritori. Non è un caso che in questa regione si sviluppi un forte culto per santi come Sant'Elia e San Matteo, protettori degli armenti e guaritori. Le stesse acque che un tempo erano sacre a Podalirio diventano fonti benedette, mantenendo nella tradizione popolare le loro proprietà curative. La storia dell'ultimo figlio di Asclepio ci parla così di una medicina che non è mai solo tecnica o solo spiritualità, ma una sintesi delle due. Dal naufragio sulle coste della Caria alla fondazione dei templi in Puglia, il suo viaggio traccia una rotta che molti dopo di lui seguiranno, quella che porta dalla guarigione del corpo alla cura dell'anima. Le fonti antiche non ci raccontano con precisione la morte di Podalirio, ma ci tramandano come il suo culto sia stato venerato per secoli in Puglia. Il figlio di Asclepio viene onorato come eroe guaritore,
e il suo santuario rimane un luogo di pellegrinaggio di speranza per chi cerca conforto nella malattia. Come spesso accade col mito, questa storia riesce a parlarci ancora oggi. Ci ricorda come la guarigione sia sempre un cammino complesso, non solo fisico, ma anche spirituale. E poi che a volte le tempeste della vita, che a tutta prima sembrano volerci distruggere, in realtà ci stanno probabilmente guidando verso porti inaspettati. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.